Buonasera, quindi ripeto soltanto velocemente che l'ambito nel quale stiamo facendo questo webinar, che è il progetto Climate, un progetto europeo Erasmus+, con partner internazionali, nell'ambito del quale abbiamo sviluppato un corso online sui cambiamenti climatici la cui fase pilota è appena terminata e che sarà a breve aperto e disponibile online per tutti quanti siano interessati. E tra l'altro anche sempre nell'ambito del corso ci saranno altri tre webinar su vari argomenti in altre lingue ai quali sarà possibile partecipare. Svilupperemo un gioco sui cambiamenti climatici che sarà disponibile a partire di ottobre. Quindi per chi fosse interessato a questo progetto, maggiori informazioni ci saranno sia sulla pagina del progetto, sulla pagina Facebook Climate, sia sul sito del progetto. Inoltre il webinar è anche parte del ciclo di webinar di Assud, Pillola Verde, che abbiamo lanciato in questo periodo, dei webinar di approfondimento per parlare della crisi sanitaria e non solo che stiamo attraversando e pensare insieme come reagire a questo periodo, e anche per questo ci saranno maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti, anche sugli appuntamenti passati che abbiamo registrato sulla pagina Facebook di Assud e sul nostro sito. Infine l'altro annuncio che stavo facendo è per le modalità di interazione, quindi sarà possibile inviare delle domande sia qui per i corsisti del corso Climate che sono connessi su Zoom, sia tra i commenti delle pagine Facebook su cui è attiva la diretta, che poi noi raccoglieremo e che porremo ai relatori cercando di condensarle, e infine che manderemo un questionario di valutazione a tutti quanti sono connessi qui su Zoom, e lo condivideremo anche su Facebook, sulle pagine in cui stiamo trasmettendo la diretta, per chiedervi una vostra valutazione rispetto a questo webinar e consigli su come migliorare per i prossimi. Quindi a questo punto, se mi confermate che è tutto funzionante, possiamo iniziare finalmente. Il tema su cui verterà questo webinar di oggi è quello della crisi climatica. La crisi climatica che è andata un po' in secondo piano in questo periodo di pandemia e di crisi sanitaria in cui tutte le notizie si sono focalizzate, ma che certo non aspetta purtroppo la fine di questa crisi attuale. Una crisi alla cui siamo arrivati dopo decenni di avvertimenti da parte della comunità scientifica, come da parte dei movimenti e degli attivisti di tutto il mondo, e che sono stati ignorati o messi da parte o sono stati troppo spesso subordinati ad altre tipologie di interessi. Quello su cui vogliamo ragionare oggi, quindi, insieme ai nostri relatori che adesso a breve vi presento, sono proprio i collegamenti tra la pandemia di coronavirus che stiamo attraversando e la crisi climatica da più punti di vista, sia da una parte su quello che implica e cosa significa la chiusura di tutte le attività attuali, o almeno in parte delle attività produttive attuali in questo momento in Italia e nel mondo, se effettivamente ha portato dei benefici come si è sentito dire, e soprattutto quali sono gli scenari per il momento della riapertura. Ma vogliamo parlare poi anche delle fragilità e delle debolezze intrinseche delle nostre società, che la pandemia ha fatto emergere in maniera sempre più forte e in maniera sempre più difficilmente trascurabile, che vanno dalla disparità all'accesso alla sanità e ai dispositivi di protezione, ma anche alle tutele sociali che non riescono a fornire il sostegno di cui c'è bisogno in questa fase, proprio a quelle fasce più vulnerabili, e che emergono drammatiche nel confronto tra paesi occidentali e sud globale, ma che sono lampanti anche nella nostra società. Tutte queste criticità e disuguaglianze non faranno altro che essere acuite dalla crisi climatica, che colpisce sì tutti i paesi, ma non tutti quanti allo stesso modo, e che ha già un impatto sproporzionato tra fasce di popolazione diverse e comunità più deboli. E infine parleremo, sempre durante questo webinar, anche di come far fronte a questa situazione, quindi quali sono le rivendicazioni che vengono portate avanti e quali sono le modalità di attivismo che si stanno attivando, perché è fondamentale e cosa significa, soprattutto in questo momento, essere attivisti e battersi per il clima. Come a Sud siamo tra i promotori di Giudizio Universale, che è la prima causa legale in Italia sui cambiamenti climatici e che vuole rappresentare uno strumento di attivazione sull'onda di quello che è stato messo in campo anche in altri paesi ormai da qualche anno, anche con alcune vittorie molto importanti, sia sempre più gruppi, movimenti e cittadini e cittadine. Quindi passerei a presentare i relatori e poi a lasciare direttamente la parola a loro. Quindi parto dal professor Ugo Bardi,
che è docente di chimica fisica presso l'Università di Firenze, è membro del Club di Roma e divulgatore scientifico. Scrive sul Fatto Quotidiano e sul suo blog Effetto Cassandra. Poi abbiamo Massimo La Molinara, economista ambientale e attivista del Centro Documentazione sui conflitti ambientali dell'Abruzzo. E infine Alessandro Coltré, che è giornalista e attivista dell'Unione Giovani Indipendenti di Colleferro, che ha portato avanti e vinto la vertenza contro gli inceneritori di Colleferro. E da poco, tra l'altro, ha aperto a Colleferro la biblioteca La Scaffale Ambientalista. E sono anche, insieme ad Assud, tra i promotori e tra le associazioni ricorrenti della causa di cui vi parlavo prima, di giudizio universale. Quindi partirei dando la parola al professor Bardi, al quale vorrei chiedere se può farci un suo commento, una panoramica su quello che è emerso e quanto è stato significativo il calo delle emissioni di gas serra in questo periodo durante la chiusura delle attività produttive. Sono state effettuate diverse stime da varie entità. Ci sta Climate Action Tracker che ha effettuato un paragone tra diverse stime e che indica un range che va tra il 4 e l'11% della riduzione delle emissioni quest'anno nel 2020 rispetto all'anno scorso, proprio per l'effetto della pandemia di coronavirus, e che comunque ha un calo inferiore rispetto a quello che ci dice la comunità scientifica che dovremmo fare ogni anno per evitare gli impatti più disastrosi dei cambiamenti climatici, e nel frattempo le concentrazioni atmosferiche di gas serra continuano ad aumentare. Quindi vorrei chiedere che cosa significano questi dati e quali scenari dobbiamo aspettarci per il futuro e che di cosa ci sarebbe bisogno nel momento della ripartenza. Grazie. Cecilia, molto brava, hai fatto una bellissima presentazione, hai già tirato fuori quasi le risposte, eccezionale. Allora me la fai molto facile, ma in realtà la domanda non è per niente facile, ma è anche molto interessante. È una domanda molto, molto interessante, di quelle cose talmente interessanti che alle volte fanno anche paura. Sapete, uno dei problemi della scienza del clima, forse il problema principale, quello che ci blocca così tanto, è che non possiamo fare esperimenti con il sistema climatico. Ci manca un pianeta Terra di ricambio sul quale fare un po' di esperimenti, buttiamoci un altro po' di CO2, un altro po' di solfati, un altro po' di aerosol, un altro po' di questo e di quello e vedere che cosa succede. Sarebbe affascinante averlo. Abbiamo dei modelli, lo possiamo fare virtualmente nei sistemi che ci creiamo nel computer, però in realtà questi modelli, per quanto buoni, sofisticati, belli, stupendi, validati da milioni, no, milioni di scienziati, no, ma centinaia di scienziati, sì, non è ovvio che siano così buoni come noi speriamo. Probabilmente sono buoni, ma non li possiamo testare in condizioni diverse da quelli che abbiamo avuto finora. Invece adesso abbiamo questa possibilità interessantissima, un regalo da parte di Gaia, la Dea, che ci sta dicendoci: guarda, cambiamo un po' le cose e vediamo cosa succede. E questo è interessante e, come dicevo, fa anche un po' paura, perché non sappiamo esattamente che cosa va a succedere. Quello che sappiamo è che la riduzione delle emissioni c'è stata, però non la vediamo ancora nelle concentrazioni dei gas serra che misuriamo per esempio nell'osservatorio di Mauna Loa, nel mezzo del Pacifico. Per il momento non si è visto assolutamente niente, abbiamo smesso di andare in automobile, smesso di produrre, smesso con gli aerei, tutte queste cose che ha detto giustamente, un cambiamento abbastanza drastico, ma non lo si vede ancora, il che non è di per sé particolarmente sorprendente, perché il sistema ha una forte inerzia. Non ci dobbiamo aspettare che questi cambiamenti avvengano in tempi brevi di qualche mese, dovremmo cominciare a vedere la cosa entro un mese, forse anche prima, cominciare a vedere un calo delle concentrazioni, forse un calo delle concentrazioni, o forse anche semplicemente un appiattimento della crescita. Tutto da vedersi, perché c'è stato già un calo delle emissioni abbastanza pronunciato nel 2008 con la crisi economica, che però non si vede nelle curve di Killing, nelle curve che si misurano nella Hawaii, perché il sistema ha una fortissima inerzia, un'inerzia spaventosa, quindi è difficile muoverlo. Quello che probabilmente ci possiamo aspettare più interessante però è un effetto degli aerosol,
che questa è la parte veramente sconosciuta, perché sull'effetto degli aerosol sul clima sappiamo abbastanza poco. Gli aerosol, se non sapete cosa sono tutto quel particolato inorganico, organico, solfuri e tante altre cose emesse dai processi industriali, ma anche da processi biologici e non solo quello, che hanno un effetto sul clima. Allora, c'è un punto qui interessantissimo che qualcuno sta cercando di studiare, ma lo vedremo. Gli aerosol hanno un effetto sia riscaldante che raffreddante, perché entro certi limiti riflettono la luce solare indietro nello spazio, quindi raffreddano. Quindi col fatto di aver ridotto gli aerosol abbiamo più luce, più sole, quindi è più caldo, ma anche hanno l'effetto opposto, quello di assorbire la radiazione infrarossa emessa dal sole e rimandarla giù sulla Terra, fanno un po' una specie di effetto serra. Quale dei due effetti sia predominante è un punto molto dibattuto su cui si sta lavorando. Non è ovvio che i modelli acchiappino esattamente i parametri di questo fenomeno. Una cosa interessante che forse voi non vi ricordate, ma nel 2001 ci fu un effetto del genere, quando ci fu un altro grande esperimento, qualcuno decise di fare una demolizione, vi ricordate nel 2001 a un certo punto furono buttati giù 2 grattacieli in America da qualche parte e come conseguenza tutti i voli aerei furono fermati per una settimana. E questo ebbe un effetto climatico, un po' ce lo siamo dimenticato, ma è successo. E quello che è successo è che la temperatura media non è cambiata per quella settimana circa di blocco. Quello che è cambiato è l'escursione termica. Abbiamo avuto delle notti più fredde e dei giorni più caldi. A distanza di 20 anni stiamo rifacendo lo stesso esperimento e probabilmente ne avremo gli stessi risultati. Vedremo notti più fredde e giorni più caldi, e se quest'estate questo effetto si verifica pesantemente potremmo arrivare a temperature interessanti, sarebbe tutto da vedere, come si suol dire. D'altra parte, come hai detto giustamente Cecilia, hai fatto un ottimo riassunto della situazione, quello che stiamo vedendo in termini di riduzioni delle emissioni non è ancora quello che gli scienziati, fra virgolette, queste creature un po' misteriose che non si sa dove vivano, con questi tali che hanno lo sfondo blu con delle curve, per esempio, sono scienziati forse, ci stanno dicendo che bisogna ridurre le emissioni di più di quello che le stiamo riducendo nonostante il coronavirus, e questo ci dà una buona idea della pesantezza della situazione. La situazione è veramente molto difficile sotto molti aspetti. Comunque quello che, mi concludo rapidamente, quello che vedete qui dietro, queste curve che io ho messo dietro, sono le curve dello scenario detto di base di uno studio che fu presentato nel 1972 da un gruppo di scienziati americani sponsorizzati dal Club di Roma, di cui io sono un membro della versione attuale, quello che ancora vive sull'eredità di questo lavoro che fu fatto ormai 50 anni fa. E queste curve che vedete qui ci dicono più o meno qualcosa che potrebbe succedere in caso di una crisi economica molto pesante, molto profonda, che potrebbe verificarsi a risultato non solo del coronavirus, perché il coronavirus è una bestiolina abbastanza noiosa, ma che in realtà da sé non fa grossi danni. La mortalità si stima a meno dell'1 per 1000, non ci sterminerà tutti per carità, ma ci ha spaventato notevolmente. Quello che è non solo gli esseri umani hanno inventato la strategia che si chiama shock and awe. Shock and awe è quello che gli americani fanno quando bombardano qualcuno. Il virus ci ha fatto veramente paura, ha una sua strategia militare che prima ci ha spaventato, poi ci ha attaccato, ora ci ha invaso, e questo potrebbe portare a un declino generalizzato della produzione industriale, come non tanto per via del coronavirus, quanto perché la produzione industriale è in questo momento in una condizione che si chiama overshoot, la condizione in cui sta utilizzando risorse che non si possono riprodurre abbastanza velocemente per ritornare al livello in cui erano, per ricostituire gli stock che la produzione agricola e industriale sta sfruttando. Questo vuol dire che dobbiamo ridurre notevolmente la produzione agricola e industriale, biologica e industriale.
e questo va a rallentare molto la pressione sull'ecosistema, la pressione sul clima. Sarà un po' spiacevole per noi perché eravamo abituati a un certo tipo di mondo, ma abbiamo visto un anticipo di questo mondo, come potrebbe essere un mondo un po' si declina, si scende, ma se tutto va bene, personalmente sono ottimista perché vedo che la reazione degli ecosistemi, non la reazione dell'atmosfera, l'atmosfera è molto lenta, ma l'ecosistema basta poco per farlo ripartire. Ci sono dei piccoli indizi per il momento che basta poco allentare la pressione su un ecosistema per vederlo ripartire con una forza spaventosa. E gli ultimi studi che abbiamo fatto sono sull'ecosistema marino. L'ecosistema marino, alle balene, al plankton e tutto quello che sta nel mezzo ha una potenzialità spaventosa. È una cosa che se smettiamo di ammazzarli, queste bestie che stanno in mare, queste hanno delle buone possibilità di ritornare su e di assorbire una grandissima quantità di biossido di carbonio e di rimettere le cose abbastanza in sesto, salvo che appunto non insistiamo, perché non basta, come sapete, come hai detto anche tu giustamente Cecilia, non basta ridurre le emissioni. Ti dirò di più, non basta neanche azzerarle. Al punto in cui siamo, non bastano nessuna di queste due cose, bisogna riassorbirle. E riassorbirle con metodi artificiali è difficile. Ma quello che sta venendo fuori ora da alcuni studi, non quelli che qualcosa ci tocco, metto mano su alcune cose, ma certi biomi, plurale di bioma, hanno delle potenzialità di assorbimento di CO2 che sono gigantesche. Se riusciamo a gestirci queste cose con un minimo di competenza, diciamo con un pochino più di competenza di come ci siamo gestiti il coronavirus, già un pochino di più, perché altrimenti siamo perfettamente in grado di distruggere tutto ancora peggio, ma personalmente io sono ottimista. Resistete ragazzi, da qualche parte stiamo andando e ci arriveremo, su questo potete essere tranquilli che stiamo rotolando da qualche parte dove finiremo per arrivare. Io mi fermo qui, mi guardate con occhi stupiti. Se mi volete fare qualche domanda posso provare a rispondere. No, stavo riattivando semplicemente il microfono, scusate che avevo disattivato. E, no, magari le domande le raccogliamo, le facciamo tutte alla fine, così intanto diamo la possibilità a tutti di parlare e poi appunto alla fine faremo un round di domande che ci saranno sicuramente. E grazie, è estremamente interessante. E a questo punto passerei a dare la parola a Massimo, che appunto è un economista ambientale, attivista del CDC Abruzzo e che tra l'altro sta effettuando uno studio preliminare per capire quanto le emissioni abruzzesi dovrebbero essere calate in questo periodo a causa proprio della chiusura delle attività dovute alla crisi di coronavirus. Quindi si tratta di uno studio pilota realizzato in Abruzzo e quindi chiederei direttamente a Massimo se ci può raccontare il suo studio e quello che ne sta uscendo. Sì, come dicevi Cecilia, tentare di capire perché obiettivamente è un lavoro embrionale che è iniziato da un mesetto, l'abbiamo fatto partire a ridosso della data del cosiddetto lockdown, o meglio la principale data che viene individuata, quella del 22 marzo, e come strumento principale per cercare, come dire, una relazione tra le emissioni principalmente di biossido di carbonio e i vari settori dell'economia, abbiamo utilizzato le matrici NAMEA, che sono uno strumento che l'Istat mette a disposizione ogni anno. È una matrice di conti economici nazionali integrata con conti ambientali, fa parte del più grande universo della contabilità nazionale, quindi è una contabilità satellite. Non so se vedete adesso anche le slide che mi avete preparato. Ok, si vedono anche le slide, quindi Perfetto. può essere utile da un punto di Così vista, ecco, per chi segue. Ripeto, le matrici NAMEA sono uno strumento che gestisce l'Istat, ma con il coordinamento e la compartecipazione anche di altre realtà come l'APAT. I dati grezzi vengono forniti solitamente dall'ISPRA, che sono i dati che poi vengono anche dati all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quindi come strumento di lavoro è stato appunto sono stati presi i conti Namea, che però non scendono a livello regionale, cioè questi conti insistono a livello nazionale, quindi il primo tentativo di dimensionare il quantitativo di emissioni di biossido di carbonio in Abruzzo è stato fatto con una stima in base a quelle che sono il numero delle aziende in Abruzzo, nelle 4 province, Pescara, L'Aquila, Chieti e Teramo, cercando di dare un valore di sintesi, un valore medio a livello nazionale e poi successivamente trasferirlo a livello regionale per ogni singola azienda in base ai codici Ateco. I codici Ateco altro non sono che un macro raggruppamento dei settori merceologici. Si va da un livello più generale, i cosiddetti codici Ateco a 2 cifre, a livelli più puntuali, i cosiddetti codici Ateco a 6 cifre, che permettono di individuare molto più nel dettaglio cosa un'azienda fa. Quindi questo metodo ha permesso di dare una dimensione. Se poi è veritiera bisognerà vederla magari anche con studi più approfonditi, di quella che è il quantitativo di emissioni in una situazione, chiamiamola di pace, è scorporata poi dal periodo di lockdown che ha provvisto appunto in base al DPCM del 22 marzo chiudere una serie di attività che numericamente magari sono tante, però da un punto di vista di emissione non sono poi così incidenti. Perché come si vede nella slide, no, la slide numero 3, Cecilia, quella successiva, questo ho semplicemente graficato la serie storica delle emissioni in Italia, certificata appunto Namea, dove si vede, come giustamente anche il professore prima ricordava, nel 2009 una contrazione forte delle emissioni, un meno 13%, e questo molto probabilmente è legato a quella che poi giornalisticamente è stata chiamata crisi economica, che parte dal 2008 e prende abbondantemente almeno un biennio. C'è successivamente il trend continua a scendere, anche se a livelli più bassi, una media troncata che quindi va un pochettino a epurare i valori più forti, che vanno magari un po' a inquinare la media stessa, quindi sicuramente questo 13% vede la serie storica ridursi gradualmente e mediamente ogni anno del 2%. Però quando questo sia effettivamente determinato da giuste politiche ambientali, io veramente non ho gli strumenti per poterlo dire. Quello che invece viene fuori, e si vede anche nella successiva slide, semplicemente torno a dire graficando i dati dell'Istat, è come in realtà alcuni settori sono particolarmente importanti in termini di emissioni. Parliamo di CO2 equivalenti perché poi il tema ambientale permette di riportare a quello che è il principale gas climalterante, il biossido di carbonio, oppure appunto anche altri gas climalteranti, costruendo fondamentalmente un'equivalenza e sommando questi valori. Il codice Ateco, che pesa sicuramente più di tutti, è il 35, fornitura di energia elettrica, in realtà produzione e fornitura di energia elettrica, che pesa molto, ma da un punto di vista di numerosità dell'azienda è decisamente ridotto. 11.271 nel 2017, ma vi posso dire che nell'anno successivo, nel 2018, erano meno di 9.000, e la numerosità di queste aziende è cresciuta a livello esponenziale, soprattutto a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia. 10 anni fa erano appena 2.000 e qualcosa, e sono cresciute sia le aziende che si occupano della commercializzazione dell'energia, ma anche e soprattutto le aziende che producono energia. Tornando un attimo invece a livello regionale, questo tentativo di studio che si sta cercando di portare avanti sulla regione Abruzzo, si vede
questo Cecilia nella slide successiva, appunto come i primi 10 settori Ateco, 5 è sempre presente. Di questi abbiamo cercato di capire quelli che sono rimasti aperti e quelli magari che anche per l'utilità sociale specifica del settore stesso hanno continuato a svolgere attività. Quelli spuntati in verde sono tutti i settori che dopo il lockdown, il 22 marzo, continuano, come dire, a produrre, a essere operativi. Ora, quanto di questa offerta sia stata contratta quindi soprattutto magari riguardo al settore trasporti, non è facile da determinare con un lavoro di scrivania, bisognerebbe andare oltre, però è un dato importante. Per quanto riguarda appunto, successiva slide si può vedere, il quantitativo medio per provincia delle riduzioni del biossido di carbonio, stando a quelli che sono gli ultimi dati a disposizione Istat e questa metodologia impiegata, porta a valori che vanno dal 21 al 18%. Attenzione che il dato però poi deve essere sempre destagionalizzato, cioè è un paragone che si fa da una situazione normale, come se si spegne l'interruttore, al giorno successivo, perché ovviamente il lockdown non durerà tutto l'anno, oggi siamo al 40° giorno se non erro, quindi sotto questo punto di vista il dato è intorno al 2-3%, poi se ci saranno altri periodi di chiusura, questo ovviamente oggi non possiamo saperlo. Il dato secondo me che è molto interessante da leggere, questo a livello soprattutto regionale, cioè soprattutto nazionale oltre che locale, è la particolare forza in termini di emissione di alcuni settori dell'economia, mentre quindi probabilmente quelli, anzi sicuramente quelli che sono maggiormente impattanti. Torno a dire, è uno studio che è stato avviato da un mesetto, non di più, quindi molti aggiustamenti saranno anche in corso d'opera. Speriamo di riuscire a dare una valutazione migliore possibile, ecco, mettiamola così. È ambizioso, questo lo ammetto, però è una prova che stiamo cercando di fare come CDCA. Questa è l'ultima slide che ha riportato da un punto di vista cartografico, senza poter però geolocalizzare le aziende, perché sono tantissime, quindi sono state, come dire, raggruppate per provincia. L'immagine, la cartografia tematica che si vede a sinistra è prima dell'emergenza Covid, quella successiva è appunto in base alla stima fatta durante questo periodo di lockdown. Il dato che credo possa essere definito certo, che poi è un fenomeno che ritorna in Italia, è la forte litoralizzazione delle attività antropiche. Quindi sulla costa si concentra il maggior numero di attività economiche, e quindi la bufferizzazione del fenomeno all'interno è inevitabile, è molto più concentrata, clusterizzata lungo la fascia costiera, almeno per quanto riguarda il centro e il sud Italia. Ripeto, più o meno ho concluso l'esposizione, anche perché i dati sono oggi ancora parziali, si dovrà continuare a lavorare almeno per provare ad arrivare a un dato ancora più certo. No, certo, infatti ti ringrazio per averci presentato intanto questi dati parziali dell'inizio del tuo studio, che secondo me è molto interessante, ed è molto interessante anche vedere come si evolverà e se quando si farà uno studio anche a livello italiano. È interessante vedere anche i dati che mostravi, appunto, questi valori di calo delle emissioni che, come dicevi tu, sono segno di uno switch dall'oggi al domani, ma che poi bisognerà leggere nel corso dell'anno. E qui si ricollega a quanto diceva prima il professor Ugobardi, nel senso che bisognerà vedere quanto effettivamente poi si potranno leggere il calo di queste emissioni poi nei valori di concentrazioni atmosferiche di gas serra nelle centraline meteorologiche. E adesso fermo la condivisione delle... Ecco,
delle slide. E a questo punto darei la parola ad Alessandro Coltré, che è appunto giornalista e attivista di UGI, e poi si presenterà meglio anche lui. E volevo chiedere ad Alessandro la sua posizione più dal punto di vista sia di giornalista che di attivista ambientale e anche per il clima. E quello che volevo chiederti è, dato che la crisi sanitaria in corso ha fatto emergere appunto le falle del nostro sistema di cui abbiamo parlato nell'introduzione, che c'erano già prima ma sono diventate sempre più evidenti, sono state fatte molte riflessioni già sul parallelo tra queste emergenze con la crisi climatica che andrà a colpire le fasce più vulnerabili. Ma questa crisi, come dicevamo all'inizio, la crisi climatica è scomparsa dall'inizio della pandemia dalla narrazione mainstream, dalla politica, dai mass media, è stata messa in secondo piano. Quello che ti volevo chiedere quindi è, in questo momento, secondo te, secondo voi come attivisti, quali sono le rivendicazioni importanti invece da portare avanti e in quale modo possiamo attivarci adesso e anche nel momento della ripresa? Grazie dell'invito e buonasera a tutti e a tutte quante i partecipanti sia al webinar e a chi è su Facebook. Innanzitutto penso che qualsiasi attivista ambientale in questo momento si stia un po' interrogando su cosa sia lecito fare, un po' perché, come a Sud sa, noi siamo abituati a stare in movimento, invece adesso non ci stiamo tutti a casa e questo ci interroga molto e credo che ci interroga ovviamente come individui, però secondo me lo scatto da fare è un po' in tutte le riunioni Zoom che si fanno da attivisti in questo momento, anche quello di come ci interroghiamo come collettività, come attivisti ecologisti. E quello che dicevi tu sul fatto della crisi climatica che pian piano sta scomparendo un po' sia dall'agenda dei media che dal racconto, quello che mi viene da dire è che anche quando c'era, in realtà è stato, ecco, l'anno scorso c'è stato forse una grande attenzione a questi temi, vuoi anche un po' per tutto il racconto e anche la pressione fatta dai Fridays for Future e da questa nuova ondata di giovani insieme amplificati da Greta Thunberg che hanno portato dei messaggi molto radicali, però tradotti con un linguaggio molto semplice che credo che sia passato. Probabilmente diciamo, un modo per interrogarsi è come collegare la pandemia che viviamo con la frammentazione dell'ambiente. E sicuramente ci sono dei collegamenti e un po' come noi attivisti abbiamo fatto con il clima, è anche qui la scienza che ci dice quali sono i collegamenti, ma soprattutto è la pressione antropica, sono il nostro modello di sviluppo che accelera certi tipi di avvenimenti. Adesso è diventata famosa la parola spillover, quindi il salto di specie, come adesso è diventata famosa la parola epidemiologia, che sono termini che per molti attivisti e attiviste in realtà è un lessico che già si conosceva e si conosceva soprattutto per le questioni legate all'inquinamento dei propri territori. E credo che questo sia un motivo di riflessione perché ci porta comunque a dire che come con le questioni dell'inquinamento, anche con una questione come l'epidemia da coronavirus, non siamo tutti sulla stessa barca e lo si vede anche per fare discorsi insomma più vicini a noi, anche con i servizi. Pensiamo a tutte le questioni che riguardano anche solo l'Italia, che al di là delle grandi città è fatta di piccoli centri, di aree interne e quant'altro. Quei paesi dove magari ci sono pochissimi presidi ospedalieri o pochissimi presidi medici, pochissime farmacie e così via. E quindi probabilmente la pandemia mette in evidenza, fotografa quelle disuguaglianze sociali, come lo fa anche l'inquinamento, e di questo molti attivisti ne sono convinti. E poi più in genere credo che ci sia da fare una riflessione su come i movimenti ecologisti possano far nascere, un po' come avete scritto voi nel vostro editoriale, questo grave episodio che stiamo vivendo come una possibilità in questa crisi, almeno di riflessione ma anche di pratiche.
Questo probabilmente è la sfida più difficile, ovviamente non ho la risposta questa sera, però credo che sia importante, anche alla luce degli interventi che ci sono stati prima di me, di tradurre questo tipo di conoscenze a un grande pubblico che di solito magari neanche ci segue. E penso che adesso, con questa situazione, finita l'emergenza, il compito dei movimenti ecologisti penso sia proprio questo, cioè tradurre in modo semplice le nostre ragioni, se vogliamo, le contraddizioni che abbiamo sempre fatto emergere. E su questo volevo solo dire, ho quasi concluso, che per esempio noi nel piccolo, io abito in un piccolo paese che si chiama Artena, e con l'associazione di cui faccio parte, che si chiama Unione Giovani Indipendenti, a Colleferro, che è il centro, diciamo, industriale più grande che abbiamo qui, abbiamo aperto, dopo tanti anni di lotte ambientaliste, abbiamo aperto una biblioteca interamente dedicata alle questioni ambientali. Ho scelto per l'occasione la copertina di un libro che abbiamo in questa biblioteca, che si chiama Scaffale ambientalista, che avevo preparato. Chiedo alla regia di mostrarla. Un attimo solo. Sì. Mi stiamo aprendo. Intanto posso dire che appunto questa biblioteca si chiama Scaffale ambientalista ed è anche un punto di incontro per gli attivisti della zona, ed era un modo anche per problematizzare certe questioni che non sono solo della zona, ma che riguardano l'ambiente in genere. Ecco, questo è il libro la copertina del libro che avevo scelto, che è La grande cecità di Amitav Ghosh, che è un antropologo, scrittore, saggista, giornalista, eccetera. È uscito edito Neri Pozza qualche anno fa, e io lo trovo, insomma, rileggendolo, lo trovo molto, molto attuale, e soprattutto perché in questo libro, che non vi spoilerò, però a grandi linee vi posso dire che, diciamo, punta il dito contro tante narrazioni, ma anche quelle dei romanzi, eccetera, più contemporanei, il romanzo moderno e quant'altro, perché di fatto nelle narrazioni, anche nell'immaginario, era scomparsa la natura, o comunque era vista come una parte da colonizzare, un po' come appunto il romanzo bianco vedeva alcune aree della terra e anche uomini da colonizzare. E quindi Ghosh si interroga su questo, cioè sull'assenza in alcune narrazioni, anche nei romanzi, della natura, del cambiamento climatico e di tutte queste questioni. E questo secondo me diciamo, ci lega molto a quello che stiamo vivendo, per una lettura, per una lente molto più ampia, per leggere questa pandemia non solo come un'emergenza sanitaria e come un fatto disastroso, ma come parte di una crisi più grande, che ovviamente va letta dentro la crisi climatica. Dentro lo Scaffale ambientalista ci sono molti libri come questo, ma quello a cui teniamo molto non è avere solo la saggistica, ma avere appunto anche molti romanzi e libri simili, perché pensiamo che sia importante coltivare un immaginario differente, e penso che mai come adesso sia importante, per discutere di trasformazioni sociali, per non discutere soltanto del dramma singolo di quello che stiamo vivendo, ma per avere appunto delle domande più collettive. Penso fortemente che sia importante in questo momento coltivare degli immaginari. E faccio un esempio prendendo sempre come guida Ghosh, in un articolo sul Manifesto di qualche anno fa in cui si parla di questo libro. Ghosh diciamo, viene incontrato e si parla di un suo intervento a Venezia, città diciamo, abbastanza emblematica, che ci racconta diverse crisi, come quella di quest'inverno con l'acqua alta, una crisi anche per il turismo, e adesso che vive una crisi proprio perché manca il turismo. E di fatto in questo intervento a Venezia, poi Ghosh in questo articolo parla di Venezia e dice proprio: la sopravvivenza di Venezia, la sopravvivenza economica a breve termine, dipende da quei meccanismi che mettono a repentaglio la sua stessa esistenza. E credo che questa fotografia su Venezia, su questo modello di sviluppo e su quello che è una città molto fragile, penso che riesca, con questo grande pensatore che è Ghosh, a dare un po' la misura e secondo me anche un po' dei consigli
quello che è un po' il nostro mondo, il mondo degli attivisti, che magari anche quelli che non hanno un background scientifico, però sono chiamati in questo momento a capire come ripensare un'azione alla fine delle fasi, insomma, che stiamo vivendo. Grazie per questa riflessione che è estremamente interessante e penso molto importante, appunto come dicevi proprio in questo momento credo che il nostro ruolo, e spero lo stiamo svolgendo anche attraverso questo webinar, sia quello di dare la possibilità di trasmettere il sapere scientifico e quindi far confrontare esperti poi di diversi ambiti e trasmetterlo in maniera ad un pubblico più ampio, quindi credo che questo sia proprio il ruolo fondamentale da svolgere sia in questo momento con gli strumenti che abbiamo e con tutte le difficoltà anche tecniche, ma comunque ci stiamo provando, e poi nel momento in cui si potrà ripartire sempre di più per poter costruire delle proposte che siano veramente efficaci e che siano basati poi proprio sul sapere scientifico, che è la cosa fondamentale. E a questo punto ho visto che ci sono una serie di domande, quindi non so se le state raccogliendo, e chiederei a Alicia se può. Sì, le stiamo raccogliendo. Allora, comincio magari da quelle per il professor Bardi, intanto che finiamo di raccogliere quelle per Alessandro. Allora, la prima riguarda i biomi e c'era appunto Camilla che chiedeva se ci sono dei biomi a cui si riferisce in particolare e se ha poi del materiale di lettura da consigliare. E gliele faccio tutte e tre insieme. E poi rispetto alla ripresa degli ecosistemi marini, se c'è una connessione, io la leggo, non è strettamente legato alle emissioni, come si ricolloca la facile ripresa degli ecosistemi marini con il problema legato alla plastica e alla micro e alla nanoplastica. E poi l'ultima, se il ruolo dell'uomo non è quello di fare qualcosa, ma di lasciar fare agli ecosistemi marini e al regno delle piante, e quindi di comprendere, conoscere e salvaguardare. Allora, vediamo un po'. Dunque, vedo che la cosa sta suscitando un certo interesse, che è lo stesso interesse che poi ho io, perché si scoprono cose interessantissime. Noi stiamo lavorando con dei colleghi russi di San Pietroburgo che studiano le foreste boreali, che è una cosa di un interesse strepitoso, una cosa non vi immaginate nemmeno che cosa si scopre quando si va a studiare proprio i meccanismi interni che fanno funzionare l'ecosistema terrestre, cose che non ci si aspettavano nemmeno, cioè come funziona una foresta, che non tutti lo sanno, non tutti sono nemmeno d'accordo su questo punto, ma una foresta è un ecosistema che ha un effetto importantissimo sul clima, non solo, ma una foresta è una macchina che porta acqua nei continenti. Una cosa interessantissima, è una cosa che hanno scoperto i miei colleghi di San Pietroburgo, che si chiama la pompa biotica. La foresta effettivamente pompa acqua dal mare sulla terra. Se ci pensate un attimo che tutta la Siberia, perché loro studiano quella zona lì, che parte tutta l'Eurasia del nord, che parte dal nord Europa, dalla Scandinavia, verso est fino alla Kamchatka, tutta la Siberia, questa zona qui è tutta una foresta. E come gli arriva l'acqua in questo spazio immenso? Gli arriva perché ci sono queste foreste, questa foresta boreale che continuamente pompa acqua dall'Oceano Atlantico e lo trasporta sulla Siberia, e questo ha non direttamente effetti climatici, ma tutto l'omeostasi dell'ecosistema dipende da queste e da altre cose, da come la foresta riesce a manovrare il trasferimento di masse d'aria, masse di calore, masse di acqua, di umidità e anche di particolato, perché attenzione, la foresta genera una quantità immensa di particolato con quello che si chiama l'evapotraspirazione. E quindi è una cosa che se ne potrebbe discutere per ore su questa faccenda, e si continuano a scoprire cose, per esempio il ruolo degli incendi boschivi, che uno pensa, ma gli incendi boschivi sono una cosa che noi non vogliamo, li vogliamo spegnere. Invece no, gli incendi boschivi hanno un effetto anche loro sul clima, un effetto positivo, nel senso che lo raffreddano. Sembra strano che il fuoco raffreddi il clima, ma anche questa è una cosa nuova. Il fuoco
l'incendio raffredda a lungo termine, lì per lì ovviamente il fuoco brucia, non mi fate dire cose che non ho detto. E poi per quanto riguarda il biome marino, e quello è anche quella è una cosa che sta venendo fuori ora con un interesse estremo di come tutto il sistema, il bioma marino è diverso da quello terrestre è più stabile, quello marino va su oscillazioni molto rapide, con accelerazioni intensissime di assorbimento di biossido di carbonio, e anche lo ributta fuori in gran quantità. E lì è un molto del disastro che stiamo vedendo oggi, sì, è dovuto anche alle emissioni di idrocarburi fossili che bruciamo, ma molto anche alla distruzione degli emisferi, degli ecosistemi marini, che sono in condizioni disperate in questo momento, e purtroppo i governi continuano a investire e a pagare i pescatori perché distruggano di più quel poco che c'è rimasto. Questa è una problematica immensa, e a mio parere, ma questo lo stiamo cercando di confermarlo, ma ve lo do come una mia impressione personale, che molto del cambiamento climatico visto nell'ultimo secolo è stato dovuto allo sterminio delle balene, che sembra strano, le balene non erano tante al momento, nel loro momento di massimo fulgore. Le balenottere c'erano forse 5 milioni negli oceani, però la balenottere è grossa, una bestia di dimensioni spaventose, e avendole sterminate abbiamo creato tutta una serie di una cascata di effetti che ha avuto effetti anche climatici importanti, perché poi la balena ha un effetto fertilizzante sul fitoplancton, il quale poi ha tutta una cascata di controeffetti sull'ecosistema, sulle catene trofiche marine. Ragazzi, è una cosa affascinante, più di tanto non vi posso raccontare qui. Secondo me, se riusciamo a far ripartire un po' di questi ecosistemi, ci aiuterà parecchio. Questo è quello, per il momento è una mia impressione, perché c'è anche qualche sconsiderato fra i miei colleghi che dice no, le foreste vanno tagliate perché così si aumenta l'albedo, la terra riflette più luce e quindi si raffredda. E a mio modesto parere è veramente il massimo dell'idiozia, però ripeto, ognuno ha le sue opinioni e l'argomento è estremamente complesso. Vi invito a leggervelo in giro perché ci sono molte cose interessanti. Grazie, sì. Ho provato a finire, cioè fine. No, è il tempo di riattivazione del microfono ogni volta. Il tempo di riattivazione neuronico, sì, scusate. No, per evitare anche il sottofondo del mio cane. Anche il mio, scusate, l'avete sentito poi... abbaiare il mio cane, poi ho messo su... Poi diventa complicato. No, comunque è estremamente interessante. Devo dire, questa ipotesi dell'albedo della Terra aumentato tagliando tutti gli alberi ancora non l'avevo sentito e non mi sembra molto... non so, poi immagino che ci siano appunto studi veramente molto approfonditi dietro, quindi riflessioni molto complicate, dato la complicazione del sistema climatico terrestre, che è quello che poi ogni volta che mi capita, almeno personalmente, di confrontarmi con qualche esperto, con qualche climatologo, poi è la cosa che più passa, ovvero che conosciamo questo sistema climatico ancora fino a un certo punto, ci sono tutta una serie di meccanismi che sono difficili da comprendere e di come interagiscono tra di loro come meccanismi di feedback, e quindi proprio per questo è fondamentale iniziare a ridurre, dovevamo aver già iniziato, ma ridurre in maniera drastica le emissioni fin da subito, piuttosto che sperare che ci sia qualche sistema o qualche scoperta tecnologica o scientifica che ci possa aiutare in seguito a rimuovere poi l'anidride carbonica dall'atmosfera e i gas serra dall'atmosfera. Ma non so se avete raccolto nel frattempo altre domande. Io ne vado un po' sulla chat di Zoom, ma so che state facendo un lavoro di raccolta. Sì, allora faccio un'altra che è arrivata da Zoom per Massimo. E se secondo te può essere utile replicare lo studio anche all'interno delle altre regioni italiane, soprattutto quelle più colpite dal coronavirus, che risultano anche quelle più industrializzate? Sicuramente nell'Italia settentrionale, sia perché è stata, come giustamente dicevi tu, la questione è stata molto più intensa, ma anche perché gran parte delle attività produttive italiane si concentrano nell'Italia settentrionale, nel nord Italia. In Abruzzo fondamentalmente abbiamo una manifattura per lo più generata da piccole e medie imprese nell'Alto Abruzzo, quindi
nella provincia di Teramo. Importante è la Val di Sangro, dove ci sono un paio di aziende decisamente grandi, la Sevel con oltre 6.000 dipendenti, la Honda se non erro, però non è anzi forse sotto certi aspetti è una delle regioni più performanti in termini ambientali, ha dei buoni indicatori. Quindi sì, se c'è possibilità è di eseguire uno studio, anzi di continuare questo tipo di tentativo di dimensionare la riduzione delle emissioni di CO2 a seguito del lockdown, andrebbe fatto principalmente nell'Italia settentrionale, credo. Grazie. Non so se c'è stavo raccogliendo un'altra per Alessandro. Sì, vedo che scorrono, ma non le vedo Sì, più. sono tantissime, poi ci sono le domande, sono qui, poi ci sono anche le domande che stiamo raccogliendo dalla diretta Facebook, quindi stiamo facendo un lavoro tecnico di raccolta dai commenti Facebook e da qua per metterle un po' insieme e sistematizzarle, quindi capisco che siano in difficoltà. Intanto una cosa che volevo chiedere anche io, Massimo, che mi interessava era rispetto a questo studio, come pensi che potrebbe anche informare delle politiche di riapertura? Come, scusa, non ho sentito? Come pensi che uno studio di questo tipo, sui dati, su quello che significa il lockdown, poi cosa dovrebbe portare più a livello politico, a cosa dovrebbe portare? Io, per formazione soprattutto di carattere accademica e in parte anche professionale, ho una visione sulla correlazione tra quello che sono i modelli economici, oggi abbastanza definibili in un unico modello principale, e la questione ambientale. Quando parlo di questione ambientale tengo soprattutto a precisare le emissioni di gas climalteranti. L'Italia, anzi, se dobbiamo fare un discorso di continenti, l'Europa negli ultimi 10-15 anni forse è stato l'unico continente che ha ridotto le emissioni in termini pro capite, però siamo ancora a livelli molto elevati. L'Asia, che soprattutto con l'espansione economica della Cina dal 1982 fino ai giorni all'attuale, ha di molto, sappiamo, aumentato le emissioni di gas serra, ma parallelamente ha aumentato anche il proprio PIL, sia a livello nazionale che a livello pro capite, passato da $200, se non erro, dagli anni 80 ai circa $9.600 attuali. Quindi sicuramente questa tendenza a un legame profondo, c'è un legame funzionale tra quello che è il prodotto interno lordo e le emissioni. Sicuramente il prodotto interno lordo non deve essere neanche l'unico indice, anzi l'unico indicatore che in economia dà un suggerimento, anche perché non parla di redistribuzione della ricchezza, non parla di questioni che riguardano appunto le emissioni e l'ambiente. C'è un altro indicatore che viene sviluppato e calcolato ogni anno, non in tutti i paesi, ma almeno nei paesi OCSE viene fatto, che è il BES, che tiene conto invece di una serie di elementi, cioè la redistribuzione della ricchezza, parte dal PIL ma aggiunge una serie di variabili, tra i quali anche quelle di carattere ambientali, e sicuramente forse è un indicatore migliore per fare una fotografia complessiva di una società, di una collettività, ecco. Questa è una mia opinione, però se ne discute parecchio, ecco. Sì, assolutamente il dibattito su quale tipo di indicatori poi mostrano, reggono in maniera più... Ecco, non c'è solo il PIL, questo possiamo però ricordarlo, parlano solo del PIL, non c'è solo il PIL. Sì, non è soltanto quello, sì, si parla, in questi giorni si sente solamente parlare del crollo del PIL, del rimbalzo che ci sarà, ma poco di cosa questo voglia dire poi in termini sociali, di disuguaglianze, per chi è crollato, per chi ci sarà il rimbalzo e poi oltre al PIL cosa c'è, e questo è sicuramente un problema che è legato ampiamente al tipo di modello economico in cui stiamo vivendo. E non so se ci sono altre domande pronte.
Sì, per Alessandro c'erano. Allora, vabbè, la prima era semplice, se vuoi rispondere pure io, se c'è un sito internet dello scaffale, Allora, no? attualmente no, perché è un work in progress, ma ci sono le pagine social, quindi Facebook e Instagram e Telegram. Ok, poi ti ho raggruppato le altre tre. Sì. Allora, la prima è se si possono trasferire le conoscenze di cui hai parlato anche alle fasce di popolazione che sono estranee a questi concetti e se si può far capire al più grande numero di persone possibile l'importanza degli impatti climatici, anche collegandoli al problema del Covid. Poi, se si può iniziare a pensare davvero a un'uscita da questo modello di sviluppo e quindi forse anche iniziare a smettere di parlare di sviluppo. E poi se hai letto Diamond, Collasso, e se ne condividi la chiusura che già al tempo era cautamente ottimista. Ok, rispondo dall'ultima, lo conosco no, ma non l'ho letto. Non ho letto. Alla domanda sui social dello scaffale abbiamo risposto, l'altra sul trasferimento delle conoscenze, Sì, a chi quello, quello è un po' estraneo. è un po' la grande domanda e anche gli interventi che mi hanno preceduto, io molte di quelle cose non le conoscevo e probabilmente ecco, appuntamenti come quello organizzati da Sud sono adesso uno strumento, cioè consegnano uno strumento anche per gli attivisti che a loro volta possono divulgarlo territorialmente. E penso su questo però ecco con un grande lavoro di traduzione anche di chi magari sa leggere da uno studio epidemiologico a uno studio sul Nature, passando per un attivista che poi lo traduce, secondo me questo continua a essere un buono strumento da potenziare. Ok, grazie Ale. Grazie a Vediamo voi. se trovo qualche altra domanda. Ricomincio con Bardi, che dite? Sì? Ma stavi parlando con Sì, me? sì, allora, Cioè, mi volevi Sì, vai. questa arriva da Facebook. Allora, gli incendi delle foreste emettono anidride carbonica, ovvero gas climalteranti che scaldano il pianeta, riducono gli assorbitori di carbonio. Quindi può spiegare come fanno a raffreddare il pianeta? Ah, molto semplice. Quando la foresta ricresce, riassorbe il carbonio che era stato, il biossido di carbonio che era stato creato dalle fiamme, ma nel processo di incendio degli alberi si crea una certa quantità di carbonio pirolitico, che chiamiamo anche biochar in italiano. Questo carbonio pirolitico viene detto recalcitrante, non brucia e quindi rimane a terra e viene spesso sedimentato oppure si va a finire, viene dilavato nel mare. Quindi è una perdita netta di carbonio del sistema che quindi raffredda il clima. Se volete saperne di più, cercate su internet una ricercatrice di Swansea che si chiama Cristina Santin, che è spagnola, che ha lavorato su questo argomento. Cercatelo perché è molto brava e ha scritto un sacco di cose interessanti su questo argomento. Ok, grazie. E quest'ultima, tra l'altro è inviata da Annalisa, quindi non so chi l'ha inviata. Quali sono in ambito chimico, le innovazioni esistenti e ancora non esistenti che possono risolvere la situazione? Io la girerei a Massimo, però non so se era diretta a lui in realtà. Forse il professor Bardi. Ma io avevo già risposto sulla chat comunque. Sarebbe interessante che vi potessi dire di quali sono le innovazioni inesistenti, perché se non esistono sicuramente non le conosce nessuno, ma non è questione, non si risolve il problema con delle innovazioni e non è neanche un problema, non è un problema ma un processo. Il processo non si risolvono ma si guidano, allora guidare il processo vuol dire agire sull'ecosistema in modo da muovere il processo in una direzione che tu vuoi. Chiaramente in questo momento il processo sta guidando l'ecosistema a un riscaldamento che dal nostro punto di vista è eccessivo, quindi bisogna agire sul processo in modo da
dirigere nella direzione che vogliamo. Non è una questione di innovazioni chimiche, non ti servono le innovazioni chimiche per gestire dell'ecosistema. Il punto è la gestione dell'ecosistema. Stop, scusate. Ah, sì, quindi anche quello di cui si sente parlare, anche di sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio, così come sistemi di geoingegneristica che potrebbero stoccare appunto o rimuovere l'anidride carbonica dell'atmosfera, diciamo, non è questo in cui dovremmo ricorrere le nostre speranze in questo momento. No, non sono sbagliate, per carità, sono cose interessanti. In un'emergenza in cui siamo potremmo trovarci ad averne bisogno disperatamente, però sono sistemi estremamente costosi, scusate, non provati, e insomma non è difficile pensare a uno sforzo congiunto in cui ci si lancia su una massiccia industrializzazione di sistemi che sostanzialmente non producono niente, perché tu devi creare una nuova industria che sia in grado di produrre macchinari che riescano a sequestrare il biossido di carbonio dall'atmosfera a dei costi che non è che siano impossibili, ci si può pensare, ma crei delle macchine che non hanno nessun incentivo economico a funzionare, per cui è molto difficile pensare di poter fare una cosa del genere. La mia impressione è che ci si riesce meglio agendo sui biosistemi, sui biomi. Quello ci costa meno e richiede più che altro lasciarli tranquilli, perché loro poi si ripartono da soli e con un po' di fortuna dovrebbero essere in grado di dare un forte contributo a rimettere il sistema, rimettere l'ecosistema sulle rotaie dove vogliamo più o meno che vada, che non vogliamo che vada a finire nel dirupo di Seneca, che è questo qui, lo vedete qui, il dirupo di Seneca, eccolo qua, questo è il dirupo di Seneca, si sale e poi si scende. Quasi una gaussiana. Sì, che tra l'altro appunto se ricordo bene era anche quello che si suggeriva nell'ultimo rapporto dell'IPCC, quindi proprio del panel del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, no? Quindi di tagliare drasticamente le emissioni adesso e non aspettare appunto successivamente di continuare a far crescere queste emissioni e continuare a utilizzare combustibili fossili, e sperando appunto di poterle rimuovere dopo, perché poi appunto il sistema climatico, come dicevamo prima, è talmente fragile che è difficile poi andare a intervenire ed essere sicuri dell'effetto che c'è con questa tipologia di tecnologia, a parte poi i problemi che giustamente dicevi rispetto ai costi, alle altre considerazioni ambientali che potrebbero, agli altri impatti che potrebbero avere che magari ancora non conosciamo. E che il fatto che sia questa la tipologia di soluzione che venga ancora portata avanti moltissimo, penso che sia anche indice della tipologia del problema, di un problema più grave in cui ci troviamo, e quindi di una questione più sistemica. Il fatto che ancora si aspetti a tagliare in maniera drastica a ridurre in maniera drastica le emissioni sia sintomo del fatto che non ci sia proprio poi una forte volontà in questo senso. Seguendo anche le conferenze internazionali su questo, della governance climatica, quello che ci sono ogni anno nell'ambito delle Nazioni Unite, anno dopo anno si parla molto di riduzione delle emissioni, è stato firmato l'accordo di Parigi, ma poi alla fine quando si tratta di arrivare agli impegni reali non c'è veramente un impegno efficace, una volontà reale politica di ridurre le emissioni subito, e si aspetta. E volevo chiedere ad Alessandro, quindi se su questo ci può fare un commento anche rispetto a quello che potremmo aspettarci in un momento di riapertura. Tu dici sulle pressioni che possiamo fare? Sì, sulle pressioni che possiamo mettere in campo per chiedere effettivamente questo sia veramente il momento buono per tagliare le emissioni e per cambiare un modello economico e sociale che evidentemente non funziona. Guarda, come me tu sei stata a una COP, quindi sai bene un po' lo sconforto il giorno dopo la chiusura, perché comunque vedi quanto poi manca la parte politica, no? Cioè nel senso, nei vari panel delle COP, dei summit sull'ambiente, ci sono dei panel bellissimi in cui
non so, l'OMS parla delle correlazioni tra cambiamento climatico e salute e quant'altro, poi nella grande sala dove discutono la parte politica, a parte qualche Stato che poi tra l'altro sono quelli che ne risentono di più, poi il resto non fa grandi discorsi e neanche grandi programmi. Su questo sì, forse la questione è aperta e su questo non so qual è la direzione, però un metodo secondo me è sicuramente uno e credo che molte delle battaglie ambientali, molte delle quali mappate anche nel vostro Atlante, questo è un discorso che ci facciamo anche in associazione, il fatto di avere una visione al di là della battaglia che si porta avanti, di seguire le tematiche o le negoziazioni o comunque rivendicare qualcosa prima delle negoziazioni sull'ambiente, perché a volte si fa un po' l'errore di scindere questi campi, no? Quindi si sta sulla propria vertenza, ma non si costruisce, non si ha questo metodo di, appunto, non dico di muoversi sotto una cornice unitaria, però non si discute mai collettivamente in questa geografia impattata, non si discute mai anche di clima in questo modo. Forse questo potrebbe essere un po' un metodo differente, ecco. Cioè, anche se la battaglia, faccio l'esempio, che riguarda noi che stiamo a Colleferro e abitiamo in un SIN, secondo me anche per quello che stiamo vivendo adesso, da adesso in avanti non può comunque essere slegata dalle rivendicazioni diciamo sul clima. No, sì, sono assolutamente d'accordo, appunto, avendo partecipato anche io in prima persona alle conferenze e quelle delle Nazioni Unite, è quello che più mi ha stupito anche a me, questa disparità tra quello che si dice durante i momenti di divulgazione e poi quello che viene portato avanti, e quindi l'importanza di riuscire a portare una battaglia che sia unita, che abbia delle rivendicazioni quantomeno che siano precise. E non so se abbiamo altre domande. Sì, allora, ce ne sono tantissime ancora, però in realtà ce n'era una molto interessante che sto cercando di rintracciare. Eccola, che Cecilia, in realtà volevo rivolgere a te, perché secondo me sei la persona giusta qui per rispondere. Allora, questa l'ha posta Laura. Sarebbe interessante avere una vostra riflessione, ovviamente aperta a tutti e quattro, però mi piacerebbe che Cecilia introducesse la risposta. Sarebbe interessante avere una vostra riflessione sulla quasi totale mancanza di attenzione da parte dei media occidentali sulla situazione della pandemia nel sud del mondo. La risposta al coronavirus di lockdown e distanziamento sociale non è, non può assolutamente essere una soluzione one fits all, per non parlare del discorso di alcuni paesi europei di testare un eventuale vaccino in tali paesi. Mi piacerebbe si approfondissero gli aspetti di giustizia sociale ed ambientale e coloniale di questa pandemia e le nostre risposte ad essa. È una domanda estremamente interessante e anche molto ampia. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che probabilmente stiamo pensando anche di dedicare a questo argomento uno dei prossimi appuntamenti di Pillola Verde, quindi vi invito eventualmente a vedere i prossimi aggiornamenti. Ancora non è in calendario, però probabilmente ne parleremo appunto in futuro. Comunque, per rispondere alla domanda, sì, è una riflessione estremamente grave e ci troviamo davanti in questo periodo ancora più che del solito alla totale scomparsa dai media da tutto quello che non riguarda la nostra società specifica e da tutto quello che poi non riguarda una certa fascia di popolazione, perché poi anche rispetto all'Italia si parla soltanto di alcune con una certa tipologia di comunicazione di alcune delle fasce, ma non si parla poi di tutti i problemi che si stanno creando a causa di questo tipo di distanziamento sociale che per l'appunto non è uguale per tutti, così come nella tipo di comunicazione mainstream si vuole far credere. Quindi anche in Italia quello che vediamo è una grossa colpevolizzazione di singoli comportamenti individuali, una grossa colpevolizzazione ad esempio dei runner all'inizio, ma poi non una riflessione e un'apertura alla tematica di quanto questa tipologia la tipologia di impatto che questo ha sulle categorie più vulnerabili dal punto di vista economico, ma anche sociale, e che ci sono appunto nella nostra società. Se ne parla solamente in maniera residuale
solamente per quanto riguarda gli aiuti economici, ma poi questa tematica appunto non viene approfondita, e tanto più non si parla della tragedia che sta succedendo in altre parti del mondo, che sta succedendo soprattutto in questo momento in Sud America, in America Latina, in Ecuador, dove sono passate delle immagini veramente agghiaccianti dei corpi lasciati per strada, così come in Bolivia e da altre parti dell'America Latina, dove questa tipologia di distanziamento sociale, che viene poi in alcuni paesi addirittura imposto con un coprifuoco nelle strade, con l'esercito nelle strade, che qualcuno invoca, tra l'altro non sapendo probabilmente cosa questo implichi anche qui, e si tratta poi alla fine di dover scegliere se restare in casa senza avere i mezzi di sussistenza più basilari o uscire e rischiare addirittura che qualcuno poi spari. Quindi questa tematica è estremamente attuale ed estremamente grave, ed è sintomo poi delle disuguaglianze di un sistema che appunto, come dicevamo prima, non funziona, ed è il motivo per cui, aggiungendo a quello che diceva prima Alessandro, direi che non solo è importante che ci sia una rivendicazione comune tra chi poi si occupa di ambiente, ma che ci sia una rivendicazione comune anche con le altre tipologie di movimenti. Una cosa che a me personalmente mi ha molto colpito nella COP di Madrid, la conferenza delle Nazioni Unite di Madrid, che si è svolta a dicembre dello scorso anno, e che sono andata a osservare, è il fatto che nella conferenza plenaria finale con tutti i rappresentanti del governo hanno parlato poi come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste, di sindacati, femministe e di altre tipologie di organizzazioni. E tutti quanti poi sono giunti a una stessa conclusione, che mi è sembrata il messaggio più di speranza che è uscito da quella COP, che poi è stata una conferenza del tutto fallita. Il messaggio di speranza, ovvero che i movimenti e gli attivisti in tutto il mondo si rendono conto che questa è una crisi unica, è una crisi ambientale, ma è una crisi anche sociale, è una crisi legata alle questioni di genere, è una crisi che ha tante sfaccettature, ma che sono tutte sintomo di un sistema che non funziona. Poi sarebbe interessante anche magari una riflessione da parte tua, Alessandro, come giornalista, su questo tipo di comunicazione che emerge di più mediatica in questo periodo. Ho finito. Non so se mi sente. Sì, no, non so se c'erano altre domande, perché vedo scorrere e continua. Non so, okay. Dici tu, Licia, non so se intanto vuoi rispondere a questa, poi nel frattempo Licia appunto sta raccogliendo le altre. Ok, no, tu dici sul racconto? Sì, dal punto di vista mediatico, sì. Su questo credo che, diciamo, è anche un po' la novità, non ci sono precedenti adesso, cioè nel senso che abbiamo abituati magari all'Ebola o alla SARS, però erano lontani. E io credo che adesso cambierà un po' la narrazione, perché adesso era molto incentrata sui numeri e sui contagi e così via. Pensiamo per esempio al bollettino delle 18 famoso. Sì, forse molte cose sono sparite, è vero. È anche vero che molti media, forse più che altro online, ho visto hanno dato più spazio a storie in questa parte. Magari erano abituati a vedere i contagi e insomma il numero dei contagi, appunto solo numeri. Invece, non so, io ho visto anche spazio a storie, quindi a singolarità. Però effettivamente quello che dici tu è vero, molte delle cose vengono lasciate fuori, e poi un po' in genere credo che ci sia stato anche, soprattutto nel primo periodo, una parte dei grandi giornali che una certa ha tipo sterzato, come per dire adesso abbassiamo i toni, e alcuni invece non l'hanno fatto, e dico giustamente, quando in realtà poi la situazione stava peggiorando e appunto abbiamo fino alle immagini, insomma, dell'esercito che porta via tutte quelle bare. Ecco, però secondo me c'è stato anche un po' questo, cioè nel senso, non lo dico da cronista locale, lo dico solo, cioè proprio da spettatore, che ho visto una sterzata, secondo me, che per una qualsiasi persona da casa è stato, non lo so, quasi improvvisa, come per dire siamo stati H24 su coronavirus, adesso però bisogna cambiare un po' linea perché qualcuno lo dice, invece poi quello è stato il momento in cui ci siamo accorti che
oltre a servire il distanziamento sociale, stava accadendo qualcosa per la quale chi veramente ha di meno rischiava molto di più e rischiava di non avere accesso alle cure. Questo credo, e poi per problematizzarlo, questo anche resta un tema aperto, cioè sull'accesso alle cure, questo, al di là della pandemia, dico in genere, sull'accesso alle cure, ripeto, anche su molte aree interne che hanno visto andare via l'ospedale X per spostarlo nelle grandi città. Queste credo che siano tutte questioni che tra un po' bisogna rivedere. Grazie, grazie. E non so appunto se ci sono ulteriori domande. Ne avevo vista una che è passata, ma l'ho persa. Sì, io non le sto Quale, guardando Ale? in realtà. Sui comportamenti individuali, eccetera, credo che sull'incidenza sull'ambiente, credo. Cosa ne pensate dell'importanza del fatto di assumere comportamenti sostenibili come una dieta prevalentemente vegetariana o l'utilizzo di mobilità verde da parte di tutti? E ce n'era anche un'altra arrivata attraverso Facebook che diceva: perché non si parla dell'impatto degli allevamenti, perché i governi non spiegano chiaramente che sono un problema enorme. Quanto è ancora, sempre da Facebook, sullo stesso filone, quanto modificando i nostri stili di vita la situazione può migliorare. Sì, su questo, su quanto l'impatto individuale può effettivamente essere importante, poi a livello di riduzione delle emissioni, quanto invece sia importante un tipo di intervento più sistemico. Magari non so se il professor Bardi ci può rispondere. Sì, ma abbiamo detto un sacco di cose, gli allevamenti, i comportamenti individuali, sono tutte cose di cui si parla. Diciamo che più di tanto non possiamo fare, ognuno di noi fa quello che può, ed è una cosa che è stata già detta molto spesso e non aggancia con la società in generale, quindi è difficile dire se possa essere efficace, cioè per il momento sono diversi anni, diversi in cui si dice consumiamo meno, siamo vegetariani, andiamo in bicicletta, c'è chi lo fa, ma questo non ha cambiato minimamente le curve di crescita delle emissioni di biossido di carbonio, che invece le ha cambiate il coronavirus. Quindi io personalmente vi dirò che sono un tantino scettico su questo tipo di metodiche tradizionali che sono parte ormai del, se volete, del DNA, non infatti il coronavirus non ce l'ha neanche il DNA, c'è solo l'RNA, ma diciamo che non si sono rivelate molto efficaci, almeno a mia personale opinione. Ulteriori domande? Io sono d'accordo da questo punto di vista del fatto che ciò di cui c'è bisogno è soprattutto un intervento dal punto di vista sistemico e che sia una diminuzione delle emissioni, anche perché ci sono studi che ci dicono che l'ultimo che ho letto diceva che praticamente il 60% delle emissioni derivano poi da pochissime industrie di combustibili fossili. Poi credo anche che il comportamento individuale, la modifica delle proprie abitudini sia più che altro da iscriversi all'interno di una responsabilizzazione anche a livello individuale, e quindi come un cambiamento di sistema e un cambiamento poi del proprio comportamento che sarà comunque necessario nel momento in cui andremo a cambiare e dovrebbe trasformarsi questo sistema. Quindi in un momento in cui ci sarà un intervento sistemico e delle politiche che andranno a ridurre le emissioni, sarà ovvio che i nostri comportamenti individuali, così come sono ora, non saranno più possibili. Ed è comunque uno strumento di sensibilizzazione in questo senso molto importante. Facciamo l'ultimo giro di domande. Allora, per il professor Bardi, secondo lei la resilienza ecosistemica che stiamo osservando in questo momento in ambiente sia urbano che perurbano è in qualche modo un'immagine della resilienza del sistema climatico? Dunque, mi dovete spiegare un po' cosa vuol dire la resilienza ecosistemica in ambiente urbano. Quello che ha fatto la domanda me lo può spiegare? Qualcuno me lo può spiegare? È difficile da interpretare. No, onestamente non è una cosa ovvia. A cosa vi riferite, ragazzi?
Lucia, tu hai capito che cos'era la domanda? No, io leggo proprio Leggi la la domanda. resilienza ecosistemica che stiamo osservando negli ambienti urbani, penso che Dico, faccia dico onestamente, riferimento... senza qualche dato in più, io passerei alla prossima domanda, se mi permettete. Io penso che faccia riferimento appunto al fatto che si vedono più specie animali nei parchi che prima non si A vedevano. questo forse Penso che faccia forse sì. l'acqua più questo. pulita di alcuni corsi d'acqua. Queste cose Sì, così, ma immagino. è una cosa molto marginale. Per il momento non stiamo vedendo nessun effetto globale, tant'è vero, mi limito a dirvi una cosa, che è una delle prime attività che il governo ha rilasciato libero, ha rimesso libero ancora prima della fase 2, che era la silvicoltura, cioè tagliare gli alberi. Quindi vedete che non abbiamo capito bene come stanno le cose. Se la prima cosa che dici per rimediare a un problema che è dovuto anche al fatto che abbiamo tagliato troppi alberi, e subito per risistemarlo diciamo ricominciamo, ma per prima cosa ricominciamo a tagliare alberi. Vedi che qui ci vuole un atteggiamento diverso, altrimenti non andiamo in nessun posto. Grazie professore. Allora, per Massimo invece, se secondo te le produzioni ecosostenibili di energia sono un'alternativa realistica per l'abbattimento dei gas serra? Beh, sì, un apporto lo danno, però siamo ancora molto, molto legati ai combustibili fossili, cioè sono comunque molto marginali. Queste sono cresciute soprattutto in Europa, anche in Nord America, bisogna dirla, perché a prescindere da quello che poi passa a livello mediatico delle politiche statunitensi, gli stati, i singoli stati, alcuni sono anche molto virtuosi, soprattutto quelli della costa del Pacifico. E quindi investono soprattutto in eolico, che poi magari la riconversione energetica impone altri problemi a livello ambientale, questo è vero. Però quello che penso non è solo una mia opinione, che sia ancora profondamente legati ai combustibili fossili, soprattutto per quelle economie che oggi stanno avendo una fase di passaggio tra economie di produzione a economie di consumo. Se pensiamo alla Cina, che non è che non fa nulla a livello ambientale, però ancora necessita di fonti di energia che sono a costi tutto sommato ridotti e di più facile accesso, almeno nel breve periodo. Grazie. Nulla. E poi c'è l'ultima per Alessandro. Anna ha scritto a me in privato. Allora, Anna chiede se potrebbe essere un cambiamento all'inverso, riferendosi al discorso che abbiamo fatto prima sui comportamenti individuali, cioè se partendo dai comportamenti individuali si potrebbe cambiare un tipo di sistema e di modello di sviluppo non sostenibile, quindi cambiando la domanda si potrebbe riuscire a cambiare anche l'offerta. E questo è per Ale. Io non sono tanto d'accordo, ma su un fatto, cioè sull'approccio, cioè su questa, perché tutto riconduce solo all'individuo. E non so, invece secondo me è soprattutto una questione collettiva e anche di responsabilità. E credo fortemente che anche, faccio esempio, non so, l'americano che gira in SUV ha comunque meno responsabilità cioè di Donald Trump o in genere oltre che dei grandi della terra, delle grandi industrie e così via. E quindi credo che questo, come non stiamo sulla stessa barca, è anche vero che non tutti abbiamo le stesse responsabilità. E sono d'accordissimo che i comportamenti individuali sono importantissimi, però proprio come approccio credo che, soprattutto per quello che stiamo vivendo, anche per il dopo, su queste questioni, anche per come ci rapportiamo come attivisti, credo sia importante invece sottolineare questo, cioè la parte collettiva e non solo il ripiegamento sulla scelta individuale che va dall'alimentazione a altro, anche perché spesso poi alcune scelte hanno anche in sé il fattore della possibilità, cioè se posso permettermi certi tipi
di scelte a livello economico, per il lavoro che faccio, per dove si vive e così via. Non so se ho risposto, non so neanche se rispondere più dettagliatamente, non lo so, però ecco un po' è questo quello che penso. Penso che sia sì, assolutamente, e anzi tra l'altro vedo anche che c'è stato un certo consenso rispetto alla tua risposta. E io vedo che ci sono ancora altre domande che scorrono, ma in realtà essendo le 8 inizierei a chiudere, visto che insomma questo era il tempo che ci siamo dati, nemmeno vorrei approfittare troppo della disponibilità dei nostri relatori. E quindi vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi e per tutta la disponibilità che ci avete dato a partecipare a questo webinar, le interessanti riflessioni che avete portato, e ringrazio tutti e tutte quelle che ci hanno seguito sia qui su Zoom sia su Facebook. Dei brevissimi annunci finali che volevo farvi, innanzitutto perché avevo visto alcune domande relative alla correlazione tra coronavirus e inquinamento. Volevo ricordare che abbiamo già fatto un webinar proprio su questo argomento e che si può trovare la registrazione sulla nostra pagina. E poi volevo ricordare il questionario di valutazione rispetto a questo webinar che vi manderemo sia qui su Zoom e poi ai partecipanti, ai corsisti lo manderemo anche via mail, sia sarà disponibile anche tra i commenti, no, non lo manderemo via mail, mi dicono, quindi è qui. È nella piattaforma già. Nella piattaforma, scusate, nella piattaforma del corso, del progetto. Tutti complicati. E sarà disponibile poi anche su Facebook per chiunque volesse darci la propria opinione rispetto a questo webinar, che per noi è estremamente importante. Avremo poi anche altre opportunità formative come un corso chiamato Il pianeta che verrà, dedicato a vari temi, tra cui l'economia circolare, i cambiamenti climatici, in cui affronteremo poi anche le modalità di campaigning, e anche su questo trovate informazioni sia sul nostro sito che sulla nostra pagina Facebook, e un corso anche specifico proprio di approfondimento sul campaigning e un corso di giornalismo ambientale d'inchiesta. E penso a questo punto sia tutto. Vi invito a continuare a seguirci sulle nostre pagine e anche sulla pagina di Giudizio Universale, quindi la causa che stiamo lanciando sui cambiamenti climatici, la causa legale, e vi ringrazio. Grazie a voi. Arrivederci a tutti ragazzi, e se volete potete fare il saluto cinese, questo qui, vedete il pugno destro nella mano sinistra, che è un saluto gentile, che non vi passa il virus, e secondo me rappresenta anche l'immagine della Terra, che nella mano la teniamo perché ci teniamo che sia in buona salute, e si fa anche un piccolo inchino così. Grazie. E salute a tutti. E usate questo che è un bel cenno di amicizia. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Sì, grazie.